Buongiorno e benvenuti alla Soltec. Oggi vi presentiamo un nuovo veicolo realizzato esattamente su misura per un nostro cliente. Il nostro cliente aveva bisogno di questo autocarro, una pedana di carico per mezzi operatrici. Lui nello specifico doveva trasportare carrelli elevatori che spesso hanno un'altezza della torre di 3,20 m, quindi avevamo bisogno di avere un pianale molto ribassato. Pertanto abbiamo scelto di fare un sistema con una vasca centrale che poi andremo a montare. Questa pedana di alluminio si solleverà per fare in modo che lui possa scendere all'interno, come vediamo da queste asole, con i piedi e anche con le stesse ruote, diciamo, del carrello elevatore sotto il pianale di carico. Noterete, questo è un autocarro usato, abbastanza recente. Il cliente ha un pneumatico barra 60, questo è qui sotto, quindi permette già con l'omologazione stessa del veicolo di avere un veicolo leggermente ribassato. La portata resta sempre la stessa, come in questo caso 26 tonne. La particolarità, abbiamo sempre i comandi sul lato del passeggero, proprio per utilizzare il veicolo anche sulla strada nel caso in cui dobbiamo rimorchiare un veicolo in stato di arresto, quindi ci permette di manovrare in sicurezza dal lato marciapiede e non dal lato centrale della strada. C'è l'opzione per il radiocomando, come possiamo vedere, o altrimenti in manuale. Le tre leve faranno l'azionamento. I ganci sono fatti apposta di sicurezza, vengono azionati in modo molto rapido e infine vengono ancorati all'interno del piantone. Questo permetterà al cliente, insomma, di non fare l'operazione di svitare per molto tempo, diciamo, questa asola, ma semplicemente di essere più rapido, anziché nello sganciare da questa direzione, semplicemente dall'altra direzione, come vi sto facendo vedere. Ritiriamo le nostre sicurezze e diciamo che possiamo procedere con l'accensione del veicolo. Andiamo in cabina. Allora, siamo adesso in cabina, eseguiamo l'operazione di accensione del veicolo. Abbiamo appena acceso il veicolo, quindi la prima cosa da fare è controllare sempre gli pneumatici, se c'è la pressione necessaria sia per azionare o disazionare, diciamo, il freno a mano. E qui possiamo vedere in basso che ci sarà l'azionamento della presa di forza. In questo caso andiamo a sollevare, la presa di forza si accende, rilascio la frizione e adesso possiamo operare. Ricordiamoci sempre di prendere il radiocomando, che sarà molto utile per il vericello. Procediamo. Adesso iniziamo a selezionare dalla versione manuale, azionando per prima cosa il piede a discesa. Una volta stabilizzato, diciamo, il camion posteriormente, possiamo procedere all'apertura del primo braccio, anche in modo molto rapido, e in seguito anche del secondo braccio. Questo veicolo ha una caratteristica molto particolare, cioè permette al nostro cliente di effettuare i trasbordi nel caso in cui dovesse spostare un camion da un altro. Esempio, c'è lo spostamento di un carrello elevatore che dobbiamo effettuare. In questo caso metteremo in piano orizzontale la nostra pedana in questa direzione, esatto, e dopo aver messo sul piano orizzontale utilizzeremo, diciamo, questi fermi che sono stati concepiti appositamente per essere ribaltati dall'altro lato verso il basso, in modo tale che il cliente possa camminare direttamente con il carrello elevatore e trasbordare, diciamo, su un altro camion. Chiaramente l'altro veicolo, se sia un centinato o un altro mezzo, sarà leggermente in salita, però questo permette di farlo. Notare che i piedini sono stati studiati appositamente quadrati in modo tale che siano da supporto nella fase più sollecitata del carico. Torniamo a uno scarico normale, quindi rialziamo leggermente la pedana e adesso procediamo aprendo totalmente la pedana nell'altra direzione, arrivando a fine corsa. Ok, adesso abbassiamo leggermente
sempre facendo attenzione, diciamo, che non ci siano ostacoli all'interno o da altre parti. Proviamo ad alzare nuovamente ed eccoci qui che possiamo scendere. Ok, in questo caso siamo pronti per la salita. Chiaramente posso abbassare un pochino gli stabilizzatori o altrimenti no. Se abbiamo un problema e dobbiamo giustamente ritirare un veicolo che per esempio è fermo all'arresto, utilizzerò il mio radiocomando. Quindi è molto importante che facciamo il cambio da manuale a radiocomando, il fungo d'emergenza sempre libero, saliamo sopra all'interno del veicolo, come in questo caso, e andiamo a prendere il vericello stesso. Dopo aver fatto l'accensione del radiocomando posso sbloccare il vericello, noterete l'attuatore sulla destra che si è appena aperto e si chiude anche al prossimo colpo. Lo riapro e questo mi permette di avere il vericello libero di essere tirato per un'operazione molto rapida. Adesso da radiocomando lo blocco nuovamente, notate lo stantuffo sulla destra, eccoci qui che si è bloccato e posso procedere all'operazione di tiro. Scendiamo e facciamo vedere come si tira il prodotto. Il radiocomando è sistematica, programmato sempre dalla Soltec, ed ecco qui che inizia diciamo a tirare con la riduzione classica. È bene sempre che ci sia un po' di peso nella fase di tiro che permetterà insomma di avvolgere in modo più corretto il vericello stesso. E il vericello è un vericello molto potente, riesce a tirare 160 kN e 160 quintali circa, diciamo, e in fase finale è bene, ecco, che si rilasci e dopo lui ha un tendifune giustamente sopra che fa sì che rimetta il tutto nella buona posizione. Lasciamolo così. Da notare la particolarità di questo allestimento, tutte le portelle di carico insomma che sono ispezionabili, in questo caso sono state chiuse, però ci sono le altre che basterebbe svitare delle viti a testa piatta per accedervi. Quelle di uso invece più giornaliero sono state dotate di una manichetta che serviranno chiaramente per il rifornimento del carburante. Notare anche i ganci che sono stati installati in tutte le sue parti per l'ancoraggio delle macchine operatrici. Allora, eccoci qui sulla parte finale, insomma, dove spieghiamo un po' le particolarità di questo allestimento, unico nel suo genere, nel senso che abbiamo fatto le due vasche laterali per appoggiare le ruote dei carrelli elevatori, ma soprattutto la vasca centrale a filo telaio. Notare che difatti l'allestimento quindi è spezzato in due, la parte anteriore e la parte posteriore unita insomma da questa parte centrale, e siamo riusciti a dare un'altezza di 86 cm sulle ruote, quasi 94 quindi all'altezza del centro telaio. Questo anche grazie alle gomme barrate 60 che ci permettono di rimanere molto bassi. Per coprire giustamente questa pedana il cliente ci ha richiesto una pedana in alluminio che coprirà insomma tutta la dimensione, abbastanza leggera da spostare facilmente per quando ci sono insomma queste operazioni particolari. Per uscire fuori dalle vasche chiaramente ci sarà il vericello che o ha trazione posteriore o altrimenti davanti, e poi in seguito si mette la pedana, permetterà l'uscita del macchinario insomma all'interno delle vasche. Possiamo rimettere qualche sponda, che è la facilità con la quale le sponde sono state realizzate. Qui possiamo inserire i piantoni molto facilmente, vi faccio vedere. Adesso devo riaprire la sponda, altrimenti non andiamo d'accordo. Opla. Ok. Quindi il piantone e poi va dentro. Chiudere la sponda. Possiamo vedere anche un ultimo dettaglio
che sono sempre i ganci che verranno utilizzati giustamente per ancorare delle catene o delle fasce di appoggio, e sono a disposizione chiaramente del cliente, con anche il lampeggiante che indica l'azionamento della presa di forza, che adesso l'abbiamo lasciato inserita anche se il camion è spento, quindi ci indica che abbiamo il consenso. Le finiture sono tutte quante chiaramente Soltec. Vi ringraziamo per aver visualizzato il nostro video. Per qualsiasi informazione tecnica o anche di carattere commerciale restiamo disponibili sui nostri contatti. Un caro saluto e buona giornata dalla Soltec.